Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole. Oggi ragazzi, come promesso, vi faccio vedere la pinza multiuso che mi accompagna sempre nel bosco. Via! Eccoci qui ragazzi, come mi avete chiesto in tantissimi, vi faccio vedere la pinza multiuso che mi accompagna sempre nel bosco. Ragazzi, a questo strumento secondo me non viene data la giusta importanza. Si pensa sempre al coltellone, però il coltellone ha una lama, sicuramente può risolvere determinate situazioni, però ragazzi una pinza multiuso con tutti i suoi tools, una pinza multiuso di qualità, può veramente levarvi dagli impicci in molteplici situazioni dove con il coltello semplicemente ragazzi non ce la fate. Pensate solo quando sono andato nel bosco a provare il Wonder Tattica Smilodon, dopo 10 minuti mi si è smontato il manico, se non avevo la mia Leatherman come lo riavvitavo il manico? Coi denti? Ovviamente ragazzi una pinza multiuso magari la tenete nello zaino 2 mesi, non vi serve, ma quando vi serve deve funzionare ragazzi. L'importante è avere una pinza di qualità. Non vi sto dicendo di prendere Leatherman per forza o di prendere la Charge Plus che è questa ragazzi, perché comunque è una pinza multiuso di alta gamma e quindi siamo sui 200 euro, 190-200 euro. Ragazzi, prima di questa avevo la Wave, sempre della Leatherman, andava benissimo, ho deciso di passare alla Charge Plus, ma perché, ragazzi, è stato uno sfizio, ho voluto togliermi sto sfizio, fare sto upgrade. Cosa cambia? Quale vi consiglio? Ma pigliatevi la Wave e andate a mangiarvi una pizza. Non cambia praticamente nulla, ragazzi, è un pochettino più fluida e nei movimenti della pinza, nell'apertura dei tools, però non cambia proprio nulla. Sì, cambia qua che avete il gancetto tagliente, però ragazzi, ripeto, per l'uso che ne fate nel bosco, secondo me la Wave va benissimo. Questo è stato un upgrade mio, ma semplicemente per uno sfizio, ragazzi. Tra l'altro sfizio che quando è arrivato la lama principale, ragazzi, non era affilata alla perfezione, infatti sono andato a riaffilarla, vedete il segno. Tra l'altro, ragazzi, è arrivata affilata da Gigino Scurreggione. Sta riga la faceva più dritta mio zio praticamente, affilandola con i piedi. Ragazzi, su una pinza multiuso da 200 euro di alta gamma, arrivare il filo che non è perfettissimo ma pure storto, vabbè ragazzi, non è che non tagliava come piace a me, l'ho riaffilata, però lì il filo storto c'è poco da fare. Quando andrò a riaffilarla completamente vedrò di raddrizzarla. Lama in 154 cm, ragazzi, che è uno dei miei acciaio inox preferiti, tanta roba. In mano ragazzi avete il blocco lama e tutte le lame hanno il liner, vedete, non si chiude, tolgo il liner e la lama si chiude. Dove avete qua il lucchettino, basta schiacciare sul lucchettino e la lama si sblocca. Ovviamente la lama è bloccata, però non avete nessun tipo di guardia, quindi non usatelo per fare le cavolate, usatele come coltellino per tagliare. Avete una bella lametta affilata in 154 cm, ragazzi, usatela come lametta, come coltellino piccolo, veramente non andate a lavorarci di forza di punta che poi vi scappa la mano in avanti senza guardia e vi tagliate. Per il resto l'appoggio è buono, ragazzi, riuscite a lavorarci bene. Vi faccio vedere anche l'altra lama, eccola qui, che invece è la lama Serreti. Taglia veramente come la Madonna, ragazzi. La Madonna taglia, sì, un po' sì, taglia veramente tantissimo. Rispetto alla Wave, ragazzi, avete anche questo gancettino tagliente che potete utilizzare per tagliare cordame ed altro, ragazzi. Ripeto, per 50 euro di differenza, un pochettino più fluida questo gancino, sinceramente non mi motivano tanto le 50 euro di differenza. Va bene, ripeto, se dovete scegliere pigliate la Wave, questo è uno sfizio. Comunque ragazzi, il Serrated taglia veramente da paura, veramente da paura. Andiamo a vedere la sega, eccola qua. Ragazzi, qui sicuramente mi chiederete, ma è meglio questa o quella del Victorinox? Ragazzi, io sono specializzato, sono assolutamente un esperto in peperonata, nel fare la peperonata o nel fare anche il pollo al curry. Dai, diciamo che viene bene anche il pollo al curry. Sicuramente non sono un esperto di pinze multitool. Io ho usato i seghetti della Leatherman, per me funzionano da Dio. Quelli della Victorinox li ho usati semplicemente nei test, quindi
darvi un parere personale mio, ragazzi, non avrebbe senso. Chi le ha usate dica tranquillamente quale secondo lui funziona meglio, così serve a tutti. Tra l'altro, ragazzi, visto che appunto non sono un esperto di pinze, ma ve la faccio vedere perché me l'avete chiesta, se dico delle cagate correggetemi, non fatevi problemi. Con un dialogo costruttivo, ragazzi, si cresce tutti, io per primo, quindi se dico delle stupidate correggetemi tranquillamente. Comunque, ragazzi, funziona veramente bene. Io mi sono trovato veramente bene, ovviamente tutte col blocco lama liner. Di qua abbiamo anche la lima, eccola qui, da una parte lima grossa, dall'altra parte diamantata. Sulla parte diamantata qualcuno ci affila anche il coltello. Sinceramente io mi porto sempre la mia DC4, quindi non ho mai provato, l'ho usata invece sul legno, ragazzi. Sul legno va di brutto. Anche questo spigolo con la lima, ragazzi, per fare gli intagli nel legno, per fare le tacche, le piccole tacchette, va da Dio. Se avete dei legnetti piccoli, invece di usare il coltello e impazzirci, con questa lo fate in un secondo, veramente in un secondo, va da Dio, ragazzi, va veramente da Dio. Ovviamente anche lei col suo tastino, ragazzi, per poterla chiudere. Ragazzi, andiamo a vedere la pinza, eccola qua, la nostra bella pinza, ragazzi, con i becchetti belli piccoli, quindi non avete difficoltà a prendere, andare dentro nei buchini, a prendere quel cavolo che volete, ragazzi, voi che vi infilate sempre nei buchini. Cioè una pinza veramente studiata bene, ragazzi. Qui avete anche il tagliacavi e il tagliafilo con le lamette sempre in 154 cm intercambiabili. Cosa figa, perché ragazzi, se ne danneggiate una o con l'usura non taglia più, invece di buttare la pinza, che tra l'altro la mandate indietro, se la rompete ve ne mandano una nuova. Ricordiamoci quando spendiamo sti soldi che c'è una garanzia, ragazzi, che se rompete la pinza ve ne mandano una nuova. E ragazzi, dicevo, quando si esauriscono potete tranquillamente staccarle e sostituirle con del tagliafili e tagliacavo nuovo. Tanta roba, ragazzi. Poi ripeto, nel bosco, appunto, per farvi delle situazioni, a me è capitato di tagliare del fil di ferro, perché c'era una specie di avvolgimento di fil di ferro che rischiava di fare inciampare di brutto. Quindi l'ho tagliato e l'ho spostato ai lati del sentiero. Era lì per che cosa? Non lo so, ragazzi, però era proprio a rischio, perché il sentiero era pieno di erbacce e in mezzo ci passava sto fil di ferro arrotolato. Quindi con la pinza, tac, e abbiamo separato e li abbiamo spostato ai lati. Ragazzi, ripeto, è una pinza che viene sempre utile anche per ripararvi gli strumenti a campo. Avere una pinza sicuramente vi può aiutare. Dovete tendere del paracord in una situazione in cui dovete tenderlo tantissimo, invece di spaccarvi le mani, prendete la pinza, tirate con la pinza, ragazzi, e andate, che è una meraviglia, davvero tanta roba, ragazzi. Ve la faccio vedere da vicino, eccola qui, ragazzi, così l'avete vista da vicino. Ragazzi, vediamo i tool interni, eccoli qua. Partiamo da qua, partiamo dal cacciavite, dal porta inserti, eccolo qua. Allora, ragazzi, una cosa importante, non lavorate in questa posizione, ok? Non usate la pinza aperta, è fatta apposta per tirare fuori il tool, essere chiusa ed essere utilizzata. Se proprio volete utilizzarla, ragazzi, modi pistola, la prendete così, ok? In questo modo, quando andate a avvitare o svitare, avete un braccio di leva, però la prendete così e andate ad avvitare a svitare. Non sognatevi di fare cose pazze in questo modo perché avete fretta, ok? Quindi mi raccomando, ragazzi, la vostra sicurezza, tac, e andate, avete un bel braccio di leva per andare a girare se avete una vite particolarmente ostica da levare. Ragazzi, inserti, eccoli qui. Gli inserti non sono i classici che avete sotto la sella del booster per andare a svitare le marmitte dei concorrenti, dei rivali in amore, ma sono degli inserti, dei bit dedicati, quindi non vanno bene quelli che avete sotto la sella del booster. Dovete prendere questi della Leatherman. Poi vi faccio vedere che ve ne mandano una cartuccia insieme alla pinza. Ragazzi, abbiamo il nostro cacciavitino, gli strumenti interni si levano tutti con questo backlock, schiacciate qua e si vanno a chiudere, ok? Qui abbiamo il cacciavite e l'apriscatole, eccolo qua. Avete il vostro bel apriscatole con l'apribirretta, lo stappa birretta. Ragazzi, le birrette ormai dovete averle
imparate ad aprire con il cacciavite o con l'accendino, però qui se non siete capaci avete il vostro stappa birretta, così non fate figure di cacca con l'amorosa, e questo spigolino qua nel bosco vi serve a poco, però è uno spelafili praticamente, ok? Nel bosco lo spelafili non so se vi serve. Dall'altra parte, ragazzi, dall'altra parte abbiamo, attenzione, forbicine, eccole qua. Ragazzi, forbicine è qua, ma cosa te ne fai delle forbicine? Ragazzi, queste vengono sempre utili, tra l'altro mega affilate, ragazzi, affilatissime, tanta roba, ragazzi, ovviamente anche di qua backlock per andare a disingaggiare gli strumenti. Qui abbiamo il cacciavite piatto o la pray bar, eccolo qui, o cacciavite piatto o pray bar, ragazzi, usata come pray bar. Non andate magari a sollevare dei tombini, io non ho mai sollevato dei tombini con sta pray bar, però ragazzi una piccola pray bar con il cacciavite piatto che è abbastanza grande, però, ok? È abbastanza tozzo, quindi vi servono le vitone grandi, quelli che si usavano una volta per tenere insieme le locomotive dell'800, ragazzi, però comunque come pray bar funziona. Allora, una cosa che invece voglio farvi vedere, allora chiudiamo questa, è qua sotto c'è il cacciavite piccolino, però secondo me, ragazzi, da prendere è veramente scomodo come la morte, perciò solitamente levo questa, tiro fuori quello e richiudo questa. Cacciavitino piccolo, ragazzi, se siete come me che portate gli occhiali, questo vi salva il culo nel bosco, ragazzi. Se perdete una vitina, se dovete stringere un'asticella, lo levate, dall'altra parte c'è il cacciavite a croce, eccolo lì, a stella, come cavolo volete chiamarlo, invece da questa parte avete il piatto, si inserisce, tac, e ragazzi funziona alla grandissima, ragazzi. Per il resto cosa vi posso dire ancora di sta pinza, ragazzi? Vi ho detto un mare di cose, sto parlando da 12 minuti, lasciamola lì un attimo, vi faccio vedere la sua pouch con cui arriva, magari la mettiamo dentro così vi faccio vedere come sta dentro. Eccola qui, che ovviamente la porto sempre. Per quale motivo? Perché dietro la pouch, in una taschina separata, ci tengo a precisarlo perché non è che levate la pinza e perdete i bit, in una taschina separata, come vedete, avete la cartucciera di bit dedicati. Ok, vedete? Sono proprio dedicati ve li manda la Leatherman, sono dedicati a questa pinza, quindi avete la sua bella cartucciera, ragazzi, la sua bella cartucciera di bit da utilizzare. La pinza ci sta ovviamente perfettamente, chiudete col suo bel automatico, se magari lo centro. Qui avete lo spazio per metterci il firesteel, quello che volete. Un'altra cosa che non vi ho detto è che la sega, ragazzi, la sega, eccola qui. La sega ha il dorso bello a spigolo vivo, ci fate dei fiammoni esagerati con il firesteel, visto che voi siete maniaci, ve l'ho detto. Passaggio in cintura, ragazzi, lo mettete in cintura oppure la tenete dentro nello zaino. Io dipende, ragazzi, dipende da quanto mi allontano dal campo. Solitamente ce l'ho nello zaino, se mi allontano parecchio invece la metto nella prima linea. Con la pinza, ragazzi, perché non abbiamo finito, perché magari voi mi dite vabbè, ma a me tutta sta roba non mi interessa, ok, quindi con la pinza vi mandano anche, ve le faccio vedere, ok, 1 e 2, vi mandano anche la clip. Dove la metto la clip? Ve lo faccio vedere dove la mettete la clip, eccolo qua, qui avete lo spazio per mettere la clip. Come la metto lì, punto, schiaccio qua dietro, schiaccio il backlock, si infila, si incastra e avete la vostra bella clip. Ovviamente se fate come me che la portate nella sua pouch, la clip è superflua. Avete anche l'anellino da inserire, questa l'ho capita poco, perché avete l'anellino da inserire, ragazzi, per metterci il lacciolo, il cordino, quello che volete, però da questo lato ne avete bene un altro a scomparsa, eccolo lì. Secondo me questo è un po' superfluo, se ne volete mettere due, ma non capisco perché, non riesco neanche a prenderlo, perché ne vogliate mettere due? Boh, vabbè, comunque c'è già, qui ci potete attaccare il vostro cordino. Sinceramente io la trovo perfetta così, senza attaccarci nient'altro. Ragazzi, che vi posso dire d'altro? Vi posso dire di spendere i vostri soldi bene, ragazzi. Ah no, giusto, non vi ho fatto vedere il righellone.
abbiamo il rigellone, unendo la pinza e mettendola magari su un piano così la fate dritta, avete un bel rigellone in centimetri e in pollici. Ragazzi, l'appello che avevo fatto, il consiglio che avevo detto all'inizio: se dovete spendere i soldi per uno strumento che deve assolutamente funzionare, magari in una situazione d'emergenza in cui vi trovate in modo inaspettato, dovete avere uno strumento che funziona bene. Se comprate la pinza del cinese, ragazzi, che la vende al mercatino a 15 euro, sicuramente è una pinza all'apparenza, però poi quando la andate a utilizzare magari in una situazione in cui dovete per forza utilizzarla per levarvi dai guai, magari non funziona, ragazzi. Secondo me una pinza di qualità, ripeto, va benissimo anche la Wave, ragazzi, che è l'altra che ho avuto dalla Leatherman, che era la mia vecchia pinza. Se devo consigliarvi questa o la Wave, questo è uno sfizio, la Wave va tranquillamente bene. Ragazzi, prendetevi prodotti affidabili, prodotti che funzionano. Secondo me, ragazzi, questa pinza è veramente una figata, al di là della lama principale, che è arrivata poco affilata e affilata, diciamo, leggermente, tra virgolette, storta. Ragazzi, andiamo alle conclusioni finali. Leatherman Charge Plus, ragazzi, una pinza di alto livello, una pinza, ragazzi, che costa i suoi bei 200 euro. Secondo me con una Wave andate via tranquilli. Questa è stata uno sfizio. Però, ragazzi, l'importanza che dovete capire è avere uno strumento con diversi tools nel bosco che può levarvi dai guai in molteplici situazioni. Uno strumento di qualità, non prendete roba scadente che poi magari vi trovate ad utilizzare in emergenza. Ragazzi, dalla Charge Plus della Leatherman, il pacchetto del tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!